8.000 metri. In questo piccolo pezzo di terra è racchiuso tutto quello che siamo. Non si fanno un euro a fare. Ma adesso qui non riusciamo più a immaginare il nostro futuro. Questi sono verdelli. La superficie agricola in totale di tutta la famiglia è di circa 8.000 metri. Comprende alcuni limoneti ereditati dai miei genitori e un terreno in prevalenza di ulivi che ho acquistato io personalmente. Si dice che la superficie media delle aziende agricole in Italia sia circa di 11 ettari, quindi i miei 8.000 metri rappresentano una scala molto ridotta. Mio padre faceva anche altri lavori oltre all'agricoltura, quindi potremmo essere considerati agricoltori, diciamo, part-time o semiprofessionisti. Ma per me questo è tutto adesso. Coltiviamo limoni e quando io dico limoni sono in generale zagara bianca e tutte le derivanti, quindi primo fiore, bianchetto, e questi come vedete sono verdelli. Ognuno di loro ha un periodo specifico di raccolta che va da gennaio fino anche settembre. Quindi diciamo quasi tutto l'anno possiamo raccogliere. Poi coltiviamo anche ortaggi, in generale questi li vendiamo e naturalmente anche noi accendiamo un po' da questa parte. Questa è la base della nostra attività agricola. Ho comprato tutto questo terreno 4 anni fa nella regione che diciamo mi ha fatto cambiare un pochino la mia veduta su cosa coltivare o meno è stato il continuo calo del prezzo dei limoni. E dato che gli ulivi sono piante che amo, quindi è una vita che mi piace lavorare con loro e promettono una maggiore stabilità di prezzo rispetto ai limoni, ho deciso di puntare su di loro. All'inizio ho concentrato tutte le mie energie nel recupero degli alberi abbandonati. E adesso finalmente posso essere soddisfatto perché da come era prima ad adesso abbiamo ottenuto un grande risultato a livello di produzione e di resa d'olive. Quindi adesso diciamo siamo quasi all'apice del suo potenziale. Le principali fonti di reddito agricolo per me principalmente sono i limoni e l'olio d'oliva. In più diciamo coltivo anche delle piccole quantità di frutta e verdura di stagione. La prima priorità su questa scala è garantire il fabbisogno alimentare della mia famiglia, sapendo che ciò che mangiamo è coltivato con le nostre mani, diciamo, e consumato fresco per me è una condizione fondamentale, quindi io non voglio assolutamente cambiare questo. I limoni li conferisco in generale al magazzino cooperativo, diciamo quelli di massa, gli altri li vendo direttamente anche ad amici, vicini di casa e conoscenti. Al momento questo è tutto ciò che riusciamo a fare con la nostra piccola attività. I limoni sono la nostra principale fonte di reddito, ma portano con sé sempre tante difficoltà. Oltre diciamo alla fluttuazione dei prezzi, che non c'è mai uno standard costante, c'è anche il rischio di furti, e anche se diciamo ormai il loro valore praticamente dei limoni in generale è quasi nullo, ma i lati dei verdelli esistono ancora. I limoni sono resistenti e relativamente facili da raccogliere, il che li rende diciamo un bersaglio ideale per i ladri. Ci sono persino gruppi organizzati che arrivano con più camion per rubarli. Infatti il primo sono stato io, una vittima di questi furti. Non ci sono diciamo risarcimenti previsti per la legge e nella maggior parte dei casi non resta che ingoiare il rospo. Ci sono stati anche anni in cui i eventi climatici hanno compromesso gravemente il raccolto. Ricordo nel 2022 dove ci sono stati nella nostra zona quasi 50 gradi e il raccolto del verdello diciamo è andato tutto perduto. In questi casi diciamo è stato attivato un sistema di indennizzi, con una mia superficie così poco diciamo non è stato considerato come agricoltura, come fonte di reddito principale, e quindi non sono riuscito a prendere alcun indennizzo. Anche con questa dimensione diciamo qualcosa si può fare, le possibilità si riducono mano a mano che il prezzo giustamente dei limoni scendono. Quindi è sbagliato realizzare i propri sogni contando solo sul reddito agricolo? Io penso non si tratta solo di soldi. A me piace coltivare le piante, mi piacciono soprattutto gli ulivi. Dopo 4 anni di cura, gli alberi che ho recuperato stanno ora producendo abbondantemente.
e guardandoli ho sentito un desiderio profondo: possedere più ulive. Sognare un paesaggio in cui ogni ramo sia un carico di frutti. Nel terreno attuale non ci sono più spazi per piantare le olive perché quando ho comprato il terreno dopo un anno ho piantato 35 nuove piantine di alberi di olive, quindi adesso siamo al completo, abbiamo anche qualche tipo di albero di frutto, come ciliegie, fichi. Per un po' mi sono limitato a cercare online pensando vorrei un terreno più grande, ma ora che ho stabilizzato questo pezzo di terra non voglio semplicemente ripetere lo stesso anno ancora e ancora. Ad essere onesti, non ho soldi, ma andando avanti con l'età sarà sempre più difficile lavorare e guadagnare. E voglio affrontare questa sfida, e ora o mai più. E così ho deciso di comprare un terreno. Io ho un po' di preoccupato. Non è che si possono vedere quelle cose così.